In tutti gli anni che ho abitato all'estero, fuori dall'Italia, una delle cose che mi è mancata di più in assoluto è il bidet. Ci sono delle nazioni che non usano il bidet, anzi, a pensarci bene, penso che la grande maggioranza delle nazioni non usino il bidet e siano veramente poche quelle che invece ce l'hanno. Quando una persona si abitua ad avere il bidet, poi è difficile disabituarsi. È chiaro che per tutti gli anni che ho vissuto all'estero mi arrangiavo come potevo, quindi docce, bacinelle, eccetera. Però diciamo che la comodità di avere il bidet, non capisco perché ci sono ancora società che non abbracciano questa tecnologia così antica, però così utile. Ora, durante il mio recente viaggio in Giappone ho avuto modo di sperimentare ancora una volta i gabinetti giapponesi che hanno il bidet incorporato. Non solo hanno il bidet, ma hanno un sacco di altre cose incorporate. Purtroppo non ho mai visto un gabinetto giapponese con le istruzioni e con la traduzione in inglese, per cui diciamo che sono sempre un po' andata a indovinare. Tutti i gabinetti giapponesi hanno lo spruzzo per bidet che può essere regolato a fontana oppure a bidet, c'è proprio il disegno del sedere, due cose con due mezzi cerchi, una a fianco all'altro. Poi alcuni hanno quello che si chiama privacy, perché si erano accorti in Giappone che si stava sprecando un sacco d'acqua perché la gente, per non far sentire che faceva la pipì o altre cose, continuava a far scendere lo sciacquone, quindi si sprecava un sacco di acqua. Adesso c'è un pulsante che tu lo schiacci e fa il rumore dell'acqua che scende dallo sciacquone, quindi copre altri rumori corporei. Poi c'è anche il volume, puoi aumentare il volume, abbassare il volume. Poi un'altra cosa che tutti i gabinetti giapponesi hanno è una cosa che da principio ti lascia un po' così, poi però ci si abitua, è la tavoletta riscaldata, che quando ti alzi la notte per andare a fare i pipì, diciamo che fa piacere trovare la tavoletta riscaldata. E anche qua puoi regolare. Mi ricordo che in un albergo la tavoletta era troppo calda, cioè non scottava, però era decisamente più calda di quanto non volessi provare, quindi l'ho abbassato. Quindi il bidet è incorporato nel gabinetto giapponese, però secondo me non sostituisce, almeno per la fisiologia, per come siamo fatte noi donne, non sostituisce il bidet nostro, perché se voi visualizzate, noi ci sediamo nel bidet a cavalcioni, quindi l'acqua ci viene davanti, invece nel bidet giapponese c'è questo spruzzo che ti viene da dietro e per noi donne è difficile pulire la parte davanti, quindi dovendo scegliere, scelgo sempre gabinetto e bidet, però se non c'è spazio per mettere il bidet, meglio il gabinetto giapponese di niente.